Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci e le tendenze energetiche per il lavoro e il denaro di marzo 2026. Abbiamo una carta del mondo, amici dei pesci. Può essere un momento dove raggiungerete un traguardo, un obiettivo, è un momento di compimento dove probabilmente arriverete ad un risultato. C'è come la raccolta dei frutti, sento. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, partiamo con il matto, un re di pentacoli, la sacerdotessa, la stella, guardate ragazzi, è un buonissimo sviluppo, eh? Poi abbiamo il 3 di bastoni, il papa, il mago e un fante di bastoni. Devo dire che è un bel movimento energetico. Poi tenete presente che io ho già pubblicato la ruota del destino di marzo, che è diciamo l'oroscopo un po' generale. E sarebbe interessante se andaste a confrontare la parte lavorativa che tratto in quella lettura con questa. Allora, partiamo da questo matto. Io ho come la sensazione che non sappiate bene dove stiate andando o che comunque non abbiate ancora quest'idea così ben formata, così ben, diciamo, sviluppata. Può essere che non vi sentiate così stabili come in realtà siete o che non sentiate come effettiva una situazione che in realtà è stabile. Non lo so, c'è come della sfiducia, c'è una sensazione di un po' di sofferenza anche mi verrebbe da dire con questo 4 di spade. Cioè il 4 di spade è una di quelle carte che indica lo stare in qualche situazione essendo consapevoli che non è il massimo. Ed effettivamente avete anche l'imperatore al contrario. È come se mancasse la sensazione di stabilità, perché in realtà poi qui avete anche un re di denari, quindi c'è stabilità, anzi andiamo a vederlo. Abbiamo un asso di bastoni e un carro. C'è un potenziale ottimo per iniziare qualche nuovo percorso, per iniziare con qualche nuova iniziativa che magari aiuti questo imperatore a girarsi al contrario, quindi a trovare effettivamente questa stabilità che apparentemente non sentite di avere. Può essere che ci sia una stabilità economica in questo momento, perché vi dico, avete comunque un re di pentacoli, ma non ci sia una stabilità magari nell'azienda all'interno la quale state lavorando, piuttosto che se foste autonomi potrebbero essere i collaboratori.
Potrebbe essere il fatto che sì, per adesso avete denaro, ma non sapete fino a quando vi dura nel caso foste disoccupati. Andiamo a vedere la sacerdotessa, perché in realtà quando ho aperto le carte la sensazione è che vogliate iniziare o siate lì per iniziare un qualche cosa, questa nuova intenzione, questa azione con intenzione vi dà come la possibilità di catapultarvi nel futuro, soprattutto in queste due carte, perché qui abbiamo la sacerdotessa e la stella, che sono due carte visionarie. Ok, quindi si potrebbe anche trattare veramente di qualche nuova passione, di qualche nuovo percorso lavorativo, di qualche nuovo... Per adesso il percorso di studi non lo vedo, però se fosse magari qualche cosa per aggiornare la vostra posizione, per ampliare le vostre conoscenze, per imparare a navigare gli alti e bassi, mi viene da dire. Andiamo a vedere la stella. Fante di bastoni, che avete già alla fine della lettura, e un 7 di pentacoli. Vi ricordate all'inizio quando vi dicevo che è un periodo di raccolta dei frutti? Eccolo. Sì, io ho come l'idea che sarà un periodo propizio, ci sono delle buone basi per iniziare qualche cosa che a sua volta porterà espansione e abbondanza. Andiamo a vedere il 3 di bastoni. 8 di bastoni e 7 di coppe. È come se doveste pensare a come poter concretizzare o come poter ampliare le vostre possibilità di guadagno, le vostre possibilità di contattare clienti, le vostre possibilità lavorative. Magari per qualcuno riguarda gli spostamenti, volete trovare un lavoro che vi permetta di spostarvi. Per qualcun altro potrebbe essere un lavoro che vi permette di rimanere magari a casa, nella vostra zona comoda. Andiamo a vedere il Papa. Perché il Papa, ragazzi, è una carta di contratti, è una carta 5 di pentacoli, di come vi posso dire? Sì, di contratti, di accordi, di qualche ufficializzazione, di nuovi rapporti. Allora, qui abbiamo il 5 di pentacoli, la giustizia, il 9 di coppe e il re di bastoni. È come se ampliando il raggio d'azione doveste ripristinare, rivedere certi contratti, perché la giustizia mi parla di rottura, mentre il Papa mi parla di contratti. Ho come l'idea che certi contratti debbano essere rivisti, debbano essere ricalibrati, perché la giustizia, quando al contrario parla anche di un disequilibrio, perché così come sono stati impostati all'inizio non vi piacciono più tanto. Quindi, una volta che capirete qual è la direzione verso la quale andare, qual è, mi viene anche da dire, il vostro sogno, potrebbe essere qual è la vostra visione di un potenziale futuro, riuscirete a trovare come dei valori aggiunti da poter inserire in quello che già state facendo e che possa dare il passo a questo nuovo contratto, a questo nuovo accordo, a questo nuovo equilibrio. Tenete presente che la stesa finisce con un mago, quindi c'è un nuovo inizio, molto più determinato, passionale, dove vi sentite come padroni di creare voi la vostra realtà. Allora, qui abbiamo un 5 di spade, un asso di denari, un 2 di spade e la morte.
Sì, c'è da cambiare la realtà, mi viene proprio da dire, eh. Vi confesso, ragazzi, che se per caso questa situazione del 4 di spade è davvero pesante e voi qui state cercando di andarvene da un lavoro dove magari vi sentite soffocati, non vi sentite valutati, dove magari non avete la sicurezza del contratto o dove vi vengono promesse delle cose che poi non sono mantenute. Insomma, se il lavoro o il posto dove siete o i collaboratori che avete in questo momento non vi soddisfano più, sento che il mese di marzo, lavorativamente parlando, è un ottimo mese per o ripristinare nuovi equilibri o, guardate, con la giustizia al contrario e la morte, può essere che qualcuno si decida finalmente a lasciare la vecchia strada per iniziarne una nuova. E mi spiegherei anche questo mondo, perché comunque il mondo è la chiusura di un capitolo, per l'apertura di un altro, ovviamente. Però prima di far avvenire questo asso di denari, che è questo nuovo inizio, è come se avessi bisogno di ripulire il passato. È chiaro che è come se marzo fosse un momento che vi dà la possibilità di avere questa visione al futuro molto più ampia, molto più in linea con voi stessi. Allora, se foste disoccupati, ho la sensazione che sì, se vi muovete soprattutto all'inizio di marzo, potete finalmente come uscire da questa situazione o da una situazione che si sta trascinando, se vogliamo, da un po' di tempo. Avere questa proiezione al futuro, questa asticella molto alta, questa ambizione, secondo me vi dà come la giusta spinta per arrivare a questo nuovo inizio. Tenete presente che nel vostro caso il Papa parla di contratti. Potrebbero essere contratti a tempo breve, però sento anche che sono contratti ben pagati. Potrebbero essere come contratti a progetto o non lo so, contratti magari solo nel fine settimana. È come se fossero corti ma ripetuti. Ho come questa sensazione. Se foste dipendenti, allora qui ci può essere effettivamente un avanzamento di carriera, ragazzi. Per qualcuno potrebbero offrirvi di diventare supervisori di qualche nuova filiale, potreste diventare delle guide, dei formatori anche nel vostro settore. Potrebbero chiedervi di seguire dei nuovi progetti, di spostarvi di reparto. C'è qualche cosa di nuovo anche per voi, perché comunque abbiamo la carta del mondo come carta base che è comunque la chiusura di qualche cosa di nuovo per dare il passo, scusate, la chiusura di qualche cosa di vecchio per dare il passo a qualche cosa di nuovo. Soprattutto perché partendo da questa situazione iniziale c'è come una sto ma non sto tranquillo, sto ma non mi piacciono le regole, sto qui ma non ho fiducia sul fatto di poter avere di più. Ecco, viene un po' ribaltata quest'idea. Il punto è che dovete avere come questa visione in grande, secondo me. Per le persone invece che sono autonome, allora potrebbero essere necessari l'acquisto di macchinari nuovi o strumentazioni nuove nel vostro caso. Per qualcuno si tratta di camion piuttosto che bilici, vedo come cose grosse, diciamo così. Ehm, Però devo dire che, ragazzi, anche qui, questa vostra capacità visionaria al futuro vi permette di, come, ampliare il raggio d'azione, vedere quali altre possibilità vi si possono aprire con questo nuovo macchinario, con questo nuovo servizio, con questa nuova attrezzatura e capire effettivamente qual è la strada che meglio vi porta un compenso, vi fa portare un compenso a casa. Quello che sento un po' alla fine della lettura è, come vi posso dire?
È come se ci fosse un consiglio di non vincolarvi con nessuno. È vero che abbiamo la carta del Papa che mi parla di contratti, mi parla di accordi, però anche una carta che mi parla di mediazioni. Quindi o cercate di mediare, quindi magari se non volete fare contratti per esempio di esclusiva, fate un contratto a tempo o non lo so, studiate un'alternativa. Ho come la sensazione che per far felici un po' tutti dovrete, dovrete come studiare qualche alternativa da poter proporre. Un'altra cosa che mi viene è di appoggiarvi come azienda ad una piattaforma, ad un'agenzia, ad un mediatore che possa effettivamente farvi conoscere di più. Vi dico che per qualcuno è ora di iniziare a valutare la pubblicità online. Se parliamo di soldi, ragazzi, il mese va a gonfie vele. Cioè, io vedo abbondanza, vedo prosperità, le entrate che aumentano, voi che potete raccogliere a mani basse tutto quello che sta per arrivare. Quindi davvero, più pensate in grande e più raccoglierete denaro. Ho come questa sensazione. Per quello che riguarda invece i progetti, anche qui secondo me è necessaria un po' questa visione in grande. Effettivamente potrebbe esserci una persona che vi viene in aiuto per quello che riguarda i progetti che avete o in testa o magari già materializzato. Vi dico che anche lì è come un andarci con i piedi di piombo. Sento un po' con i progetti che sono alternativi al lavoro o magari paralleli al lavoro. Ehm, c'è come bisogno di sviluppare ancora qualche cosa, c'è come bisogno di sviscerare ancora qualche capitolo di questo progetto perché possa avere successo. Mm? Andiamo a vedere Osho che cosa vi consiglia. Wow, ruota della, ruota della fortuna, il mutamento e l'imperatore, il ribelle. È come se doveste, ma sì, ma ve lo dicevo già qua all'inizio, è come se doveste cambiare le regole. Siete in una situazione dove probabilmente, allora io il 4 di spade la chiamo la carta del masochista perché è una persona che sì, si sta riposando, ma si sta riposando sotto 3 spade. Ok, quindi è cosciente che il posto che ha scelto non è dei migliori, ma continua a rimanere lì. C'è questa sensazione di instabilità, 4 che è l'imperatore e 4 di spade. Quindi c'è un qualche cosa a livello di stabilità, di zona di comfort o zona di controllo che in qualche modo vi fa rimanere nella pochezza. Con questa ruota della fortuna e questa carta, questo imperatore che nel mazzo di Osho viene chiamato ribelle perché rompe le catene, effettivamente ci sta con la vostra lettura perché qui vediamo che si fa un qualche cosa di nuovo. Quindi bisogna un po' rompere gli schemi del passato. Ricordatevi che la carta della ruota della fortuna parla anche di karma, ok? E di cicli che si ripetono perché è un cerchio. Quindi è come se bisognasse spezzare un po' il karma. Osservazione. Espandi la tua coscienza osservando la matrice divina della vita. Quali sono i cicli di vita che vi si ripetono continuamente? Di vita o lavorativi o economici? Il guaritore, febbraio. Febbraio è appena trascorso, possiamo identificarlo effettivamente in questa parte della lettura perché il 4 di spade è anche
una di quelle carte che ci parla di un ritiro spirituale, di un momento dove c'è bisogno di diventare osservatori di come stiamo, di quello che sentiamo, di come pensiamo. Qui abbiamo interiorizzazione, mi viene un po' in mente la carta dell'eremita, e gratitudine. Sì, è un po' il come mi sento dentro, come posso guarire, di che cosa sono grato, cosa ho acquisito in questo ciclo passato. Guardate, marzo è la chiusura di un ciclo, ragazzi, ve lo dico. Amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, sostenete il canale con un like, con un hype, con la vostra condivisione o iscrizione e per chi volesse poi iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro sulle credenze limitanti. Tenete presente che lo stesso lavoro lo potete anche fare per conto vostro nella sezione degli abbonati. In quella parte io tratto le credenze limitanti divise per settore, ma tratto anche i traumi con cui magari si sono create queste credenze limitanti. Andiamo a vedere l'astrale, com'è la visione eterica, come sviluppare il terzo occhio, come trascendere l'ego. Insomma, praticamente sono decenni della mia formazione personale che ho condensato e messo lì a disposizione per voi, per aiutare anche voi nel vostro percorso di crescita. Comunque date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Per adesso sono 4 playlist, sono numerate e vanno viste in ordine cronologico di numero, perché ovviamente nella playlist 1 tratto le basi e poi mano a mano gli argomenti diventano più articolati. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!